Arigashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Vi lascio una piccola clip dove potrete vedere alcuni knockout in varie discipline marziali. Guardate un attimo questa clip e poi cercate di capire se c'è qualcosa di strano. Notato niente di strano? Beh, ve lo dico io. Tutti questi knockout in varie discipline sono stati tutti eseguiti dallo stesso atleta. Parleremo di lui dopo la sigla. Beh ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Torniamo a parlare di arti marziali, ma torniamo a parlare di un personaggio che forse pochi di voi conoscono, ma che merita sicuramente di essere conosciuto. Negli anni 70 il Kung Fu ha iniziato a fare il giro del mondo grazie a un ragazzo di nome Bruce Lee, che ha mostrato al mondo la sua arte marziale. Tantissimi dojo sparsi per il mondo hanno iniziato a interessarsi e a divulgare questa forma di arti marziali. Nel tempo però si è costruito una credenza, una falsa convinzione che porta il Kung Fu a essere classificato come un'arte marziale non proprio efficace, o perlomeno non efficace come tantissime altre arti marziali. Anche perché non c'è mai stato un personaggio di rilievo che venisse dal Kung Fu che poteva mostrare che l'arte che praticava in realtà era efficace e degna di tutto rispetto. Beh, in realtà non è proprio così, perché un personaggio, almeno un personaggio che è uscito fuori dalle righe, c'è stato, ed è il ragazzo che vi voglio presentare oggi, la storia di questo praticante di Kung Fu. Questo ragazzo era letteralmente impossibile da battere, un personaggio che nella sua carriera ha affrontato circa 100 combattimenti in varie discipline e ne è uscito sempre vincitore, riuscendo a portare a casa 93 vittorie, praticamente tutte prima del termine. Questo ragazzo infatti, che viene dal Kung Fu, si è cimentato in gare di karate a contatto, taekwondo, le gare di Sanda del combattimento cinese, oltre a alcuni combattimenti freestyle, per approdare anche alla kickbox americana. Beh, il risultato non cambiava, era sempre lo stesso, era in grado di sbaragliare qualsiasi avversario. E fin qui magari non c'è niente che vi possa stupire, perché ha scelto magari di fare la carriera di combattente, quindi si sarà allenato con i migliori, si sarà allenato in tantissime discipline per primeggiare. Beh ragazzi, non è così. Questo lottatore, quando ha deciso di cimentarsi in altri stili, lo ha fatto unicamente informandosi solo ed esclusivamente sul regolamento in questione. Quindi, andando a combattere in tantissime discipline, si adeguava semplicemente al loro regolamento e non ha mai sostenuto allenamenti che non fossero quelli del suo stile di Kung Fu. Quello che ne veniva fuori era un combattente veramente insolito ma efficace. Beh, lo so che siete lì molto curiosi e vi dirò il suo nome. Il suo nome è Hassan Shafiq. Hassan inizia la pratica del Kung Fu Shaolin sotto la guida di suo fratello. Suo fratello infatti è un grandissimo maestro di Kung Fu ed è stato l'uomo che ha iniziato, che ha divulgato il Kung Fu in Afghanistan. Beh, Hassan inizia ad allenarsi sotto la guida di suo fratello, ma è chiaro fin da subito a tutti che Hassan ha una marcia in più. Riesce in poco tempo, giovanissimo, a diventare il miglior allievo in circolazione.
Si allena assiduamente tutti i giorni e comincerà poi a viaggiare e a cominciare appunto a gareggiare in giro per il mondo. E soprattutto giovanissimo aprirà diverse scuole in giro anche per l'Europa dove portare il suo Kung Fu. In Afghanistan le strutture sono quelle che sono, quindi le lezioni vengono fatte molte volte all'aperto e comunque in situazioni dove non ci sono vere e proprie palestre organizzate. Ma nonostante questo la scuola di Hassan ha veramente tantissimi allievi che non si perdono d'animo e quindi in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto sono tutti pronti sempre ad allenarsi al meglio. Non importa infatti se non ci sono strutture o se non ci sono degli spazi veramente dedicati, l'arte marziale si può praticare con volontà ovunque ed è proprio questo il concetto che i ragazzi della scuola di Hassan mettono in pratica. Si allenano sempre e comunque in ogni momento. Hassan inizia a partecipare alle gare di Sanda, che è praticamente la versione a contatto pieno del combattimento cinese, ma non trova nessun avversario degno. Hassan sbaraglia letteralmente tutti gli avversari. Da qui inizia la sua idea, partecipare al torneo afghano di karate a contatto. Tutti gli sconsigliano di partecipare a questa manifestazione perché le due arti marziali sono molto diverse. Hassan avrebbe dovuto allenarsi in altri colpi, in un altro modo di combattere, ma a lui questo non interessa, lui vuole solo sapere com'è il regolamento, si può fare questo, non si può fare quello, mi adatterò con il mio Kung Fu. Questo è lo spirito di Hassan. E il futuro gli darà ragione, perché Hassan non solo sarà destinato a vincere tutti questi combattimenti, ma sarà destinato a vincerli a modo suo, con delle tecniche che non si vedono tutti i giorni su un ring o su un tatami, con delle tecniche che nessuno si sognerebbe mai di portare in un combattimento libero. Ed ecco che con calci saltati, calci ruotati, calci a mezzaluna, delle evoluzioni al limite del circense, insomma ragazzi, il combattimento si risolveva sempre in un solo modo, con il suo avversario a terra, privo di sensi. E molti di questi atleti poi riporteranno che non si sono proprio accorti di quale tecnica Hassan possa aver usato per abbatterli. Il combattimento di Hassan sembra sempre una coreografia, un'esibizione, ma è solo dopo che vediamo il suo avversario stramazzare a terra priva di sensi che ci accorgiamo che in realtà quelle tecniche sono reali. In questo video che vi faccio vedere siamo nel 2006, dove Hassan partecipa a una gara di karate a contatto pieno. Raggiunge il suo avversario con un tremendo calcio a mezzaluna, improvviso, velocissimo, preciso, che il suo avversario non fa davvero in tempo a vedere questa tecnica da dove arriva. Questo era Hassan, un lottatore imprevedibile, un lottatore potente, un lottatore veramente pericoloso. Ma voglio darvi qualche esempio di questa carriera, della carriera di Hassan e di quello che è riuscito a fare. Siamo nel 1996 e Hassan partecipa alla sua prima gara di karate a contatto, la prima gara che non lo vede partecipare con le regole del Sanda Kung Fu. Bene, in questa gara non solo travolge tutti gli avversari e riuscirà a vincere, ma si esibirà appunto in alcune tecniche veramente spettacolari che poi saranno il suo marchio di fabbrica. C'è anche da dire che nessuno avrebbe mai puntato mezzo soldo su un personaggio che si affacciava in un circuito diverso dalla sua arte marziale in questo modo qua. Nonostante tutte le previsioni fossero contro il nostro Hassan, il nostro Hassan con dei calci ben piazzati mandava in pochi secondi i suoi avversari nello spogliatoio a cambiarsi, pronti per tornare a casa. Tempo fa ho fatto un video dove facevo vedere una simpatica sfida che aveva fatto una palestra che praticava Kung Fu con una palestra di karate e il risultato per i ragazzi del Kung Fu era stato veramente disastroso. Qui assistiamo veramente al contrario.
dove Hassan con il suo Kung Fu letteralmente sbaraglia tutti gli avversari che non possono fare niente contro questa furia di calci, di queste rotazioni, di questi salti aerei, tutte tecniche che a prima vista sembrano coreografiche ma non molto efficaci, ma è solo quando Hassan va a segno che ci rendiamo conto che le tecniche sono veramente micidiali. Nel 1998 Hassan sfida il campione pakistano di Taekwondo, un lottatore molto famoso. I due si scambiano dei colpi veramente spettacolari e molte volte Hassan va a segno con alcune tecniche di gamba che però non compromettono per ora il combattimento. Ma è verso il secondo minuto del combattimento che Hassan trova la tecnica giusta. Il suo avversario tenta un calcio girato, mentre Hassan sparisce dalla sua visuale piegando completamente il busto verso il basso e esegue a sua volta un calcio in rotazione che sbuca dal niente, colpisce il suo avversario con il tallone direttamente in testa, che crolla al tappeto privo di sensi. Tutti intervengono subito impauriti perché il ragazzo ha subito veramente un colpo senza protezioni, senza nessun controllo, fuori dal comune. Per fortuna si risolverà al meglio, il ragazzo non riporterà conseguenze e di lì a poco riuscirà a riprendersi. Negli anni 2000 approda al campionato del mondo di Taekwondo. Arriva in finale dove ne esce vincitore, ma è proprio in questo incontro che ci rendiamo conto di come Hassan era veramente pericoloso. Ad un certo punto, saltando, cerca di colpire il suo avversario simultaneamente con due calci. Diverse volte Hassan va molto vicino a mettere fuori combattimento il suo avversario con dei calci che non arrivano proprio al momento giusto. Ma presto la situazione, il combattimento diventerà molto pericoloso per il suo avversario. Hassan a un certo punto esegue un Senpugeri, calcio tornado detto anche, un calcio in rotazione saltato, che va a vuoto. Il suo avversario crede di aver visto a questo punto un'apertura. Hassan ha provato a fare una tecnica non ortodossa, una tecnica che lo lascia scoperto, ed è quindi arrivato il momento di entrare in quell'apertura. Ma purtroppo per lui Hassan invece non si ferma, continua la rotazione del busto e continua con un altro calcio in rotazione che raggiunge alla testa il suo avversario. A niente serve il caschetto, la botta è tremenda, il ragazzo si accascia a terra privo di sensi. Ancora una volta i dottori accorrono perché ancora una volta abbiamo un avversario completamente knockout, completamente fuori combattimento, un avversario che sembra letteralmente morto all'istante per il colpo che ha subito. Beh, ancora una volta è andata bene. Il colpo che ha raggiunto il ragazzo, grazie anche al caschetto protettivo che aveva, non riporterà poi conseguenze gravi e il combattimento va in favore di Hassan. Nel 2006 partecipa al campionato del mondo di Sandan e ancora una volta esce come vittorioso e protagonista della manifestazione. Hassan si lancia in alcuni calci veramente mai visti, ragazzi. Ancora una volta prova il suo calcio saltato doppio sulla testa dell'avversario, addirittura superandolo in altezza e non riesce a colpirlo. Il secondo è un calcio veramente fuori dal comune, quando, mostrando le spalle all'avversario, in realtà in tuffo all'indietro cerca di colpire e riesce a colpire il suo avversario simultaneamente con tutte e due le gambe. Mette direttamente fuori combattimento e manda negli spogliatoi il suo avversario, facendo vincere così la finale al nostro Hassan. Nel 2007 entra nel circuito americano di kickbox e anche in questo caso, in questo combattimento che vediamo, Hassan mostra un stile di combattimento veramente insolito, ma, che ve lo dico a fare, altamente efficace. Anche in questo caso prova il suo famoso calcio in rotazione, va a segno e solo le protezioni che portano alle gambe salvano il suo avversario da un knockout disastroso. E anche in questa finale Hassan uscirà vincitore, nonostante alcuni colpi devastanti il suo avversario si rifiuta di andare KO, ma nonostante questo la decisione degli arbitri non lascia scampo a nessun dubbio. Hassan è il vincitore tecnico. Insomma, ragazzi, questo lottatore ha tutte le carte e aveva tutte le carte in regola per avere una carriera veramente brillante. Purtroppo la mano del destino si abbatte su di lui. Nel 2012, a 36 anni, mentre si trovava qui nel nord Europa per alcuni suoi seminari, purtroppo a causa di un attacco cardiaco improvviso, Hassan Shafiq muore. Hassan ha dimostrato fortemente che non sono le arti marziali a formare gli uomini, ma sono gli uomini
che praticano le arti marziali e che devono cercare di tirare fuori il meglio delle loro potenzialità attraverso appunto le arti marziali che praticano. La sua immensa conoscenza nel Kung Fu, la sua devozione verso quest'arte, verso il suo continuo migliorarsi, lo ha portato a cavalcare tutti i ring di tantissime discipline diverse, facendolo emergere sempre vincitore solo e sempre grazie a quello che lui aveva sempre studiato. Hassan è stato un modello di praticante di arti marziali perfetto. Purtroppo il destino lo ha portato via troppo presto. Hassan era un ragazzo, un praticante di arti marziali meraviglioso, che ha portato e ha dato tanto alla sua disciplina. Di lui restano le scuole che ha aperto e tutti gli allievi che continuano a portare avanti la sua filosofia. Bene ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo personaggio, vi ricordo di iscrivervi al canale perché il canale non è monetizzato e potrete vedere ogni video senza mai essere interrotti dalla pubblicità, è completamente gratuito ragazzi, iscrivetevi, condividete i miei video, lasciate like ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!